Ciao a tutti i visualizzatori, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi parliamo della Via Francigena. Nelle scorse 2 estati, complici le restrizioni dettate dalla pandemia, come molti viaggiatori ho riscoperto il nostro bel paese. Ho così deciso di percorrere in solitaria il tratto italiano della Via Francigena, per oltre 1000 km, dal passo del Gran San Bernardo sino a Roma. Era un progetto che avevo in mente di realizzare da un bel po' di tempo e dopo aver percorso anni fa il Cammino di Santiago, sia il cammino francese che quello portoghese, e di cui vi parlerò sicuramente nelle prossime puntate, la Via Francigena era il classico sogno che tieni nel cassetto e che ti dici che prima o poi farai. Dunque, la Via Francigena altro non è che l'itinerario di Sigerico, ossia l'arcivescovo di Canterbury che, una volta giunta a Roma, decise di mappare tutto l'itinerario di ritorno, da Roma sino alla sua Canterbury in Inghilterra, attraversando quindi oltre metà Italia, la Svizzera e la Francia. La parte italiana che ho percorso va quindi dal passo del Gran San Bernardo, dove dalla Svizzera si entra in Italia, sino a Roma. E va innanzitutto chiarito un piccolo problema logistico. Il passo del Gran San Bernardo si trova a 2473 metri sul livello del mare e per gran parte dell'anno il passo è chiuso. Apre solamente a inizio giugno per poi richiudere circa a metà ottobre, dipende dalle annate. Ma il trasporto pubblico è attivo solamente nei mesi di luglio e agosto, con corse di risalita solo al mattino o nel primo pomeriggio. Considerando pertanto le difficoltà per raggiungere il passo, a meno che non abbiate qualcuno che vi porta e vi lascia lì, è preferibile percorrere questo tratto nei mesi estivi, anche se nulla vieta ai più temerari di compiere una traversata invernale nella neve, dal momento che il passo e l'ospizio sono sempre aperti per volere dello stesso San Bernardo da Mentone, il quale impose che le porte principali fossero sempre aperte e infatti non presentano serrature. La scelta del periodo estivo, tuttavia, comporta la presenza di un altro piccolo problema, ovvero quello di trovarsi presto a camminare in un clima potenzialmente molto caldo. Non solo nella famigerata pianura padana, ma già scesi ad Aosta il caldo inizia a farsi sentire, più di quanto uno possa immaginarsi, per chi lo patisce, ovviamente. Così ho percorso il tratto valdostano a piedi e in estate, a inizio luglio per la precisione, fermandomi a Ivrea proprio all'inizio del Piemonte. E siccome abito in Piemonte, ho agevolmente ripreso il cammino in settembre, con temperature più idonee per godersi appieno il paesaggio della pianura, coi suoi campi e le sue risaie. E devo ammettere che i 2 giorni da Ivrea a Vercelli mi hanno piacevolmente colpito. Non pensavo fosse un tratto così suggestivo ed era giusto assaporare queste terre in questo modo, lentamente e a piedi. Quasi un anno dopo ho ripreso la Via Francigena da dove l'avevo interrotta, ma stavolta in bicicletta. Ho stimato di avere il tempo necessario per coprire il rimanente percorso da Vercelli a Roma e sono partito. Ok, siete pronti a ripartire con me?